Nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna, continua il percorso del nostro giovane ometto, che si accorge subito di un problema problematico al suo ginocchio. Un problema che porterà il nostro galletto ruspante a rallentare il passo. Nonostante tutto però, guidato dagli arcobaleni, riesce a raggiungere il suo punto di sosta. Stiamo per iniziare questa nuova giornata. Questa notte è andata bene, c'è stato un sacco di vento, però la tenda ha resistito molto bene, non si è spostata di 1 centimetro e a parte questo sto notando anche che il ginocchio sta meglio rispetto a ieri. Avevo delle belle fitte, si era un po' gonfiato, invece questa mattina va molto meglio, riesco a piegarlo, sento ancora qualche piccolo dolorino qui, però dai, tutto sommato credo che anche oggi possiamo camminare un mazzo po'. Proviamo a camminare un po', ma non lo so, più o meno sto ginocchio sembra che oggi non faccia tanti capricci per ora. Giusto per farvi vedere che ho studiato, ci stiamo avvicinando a sud-ovest dell'isola, dove c'è la valle Gran Rey, una valle famosissima per tutti gli scorci, le spiagge e le montagne che ci sono intorno. È l'unico posto dove la popolazione sta crescendo, siamo arrivati a 4.600 abitanti, quindi spazio un pochettino per il territorio, quindi vuol dire che c'è un esercito di persone e il suo nome deriva, il nome di questa persona mi fa ridere, da un condottiero che si chiamava Huppalupa che nel 1488 guidò la ribellione dei Gomeros, un mio carissimo amico. Adesso la raggiungiamo e vediamo che cosa ha in serbo per noi. Però prima della valle, guardate qua, non è niente male. Raga, cioè guardate qua. È gennaio, non è proprio vi dico la verità, mi farei anche il bagno, però evito perché ci sono un sacco di onde, la corrente è abbastanza forte, il ginocchio non è che sta proprio benissimo, quindi evito di creare sforzi inutili. Però mamma mia, cioè guardate qua, spiaggia completamente nera, un po' di ambientazione verde, un blu profondo del mare. Wow, qualcuno ci vive. Sì, ci vive qualcuno. Iniziamo a salire. Oh, no vabbè. Wow. Oh Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song, gave my own true love for you to see. Ma c'è un mini ruscello qua. Ha il suo fascino. Beh, inizia ad esserci qualcosa di diverso. A parte che è molto
ma molto più verde la zona, appunto perché c'è acqua. Che bella. Poi chissà da dove viene. Continuiamo. Porca miseria, ragazzuoli, ma cos'è sta meraviglia? Valle Gran Rey, mamma mia, tanta roba. Adesso dobbiamo scendere giù o vogliamo o non vogliamo, scendiamo di nuovo giù e credo che una volta arrivato in fondo facciamo un giro turistico, perché la zona mi sembra abbastanza particolare, e cerchiamo un punticino di sosta. E da quest'altra parte qua oh, non arrivo più. Sto scendendo piano piano perché è abbastanza ripida. Prima di visitare tutta la zona sto cercando un buon punto dove piazzare la tenda per avere la sicurezza di dormire comodo questa notte. Anzi, sinceramente credo che una volta trovato giriamo poco, perché ho le gambe a pezzi. La gamba sinistra sta tremando, la destra sta iniziando ad accusare un po' i colpi perché la sto sforzando un po' di più dell'altra, quindi vediamo un po'. Qua non è male, guardate lì su, c'è un bel posticino che ci sta chiamando. Però cioè raga sta tremando un po' perché ha fatto una bella tappa oggi, anche lei sta accusando un po' i colpi e quindi niente, mi sono fermato, sto facendo delle tappe un po' più piccole e penso che domani restiamo qua a riposare. Purtroppo devo far riposare sta benedetta gamba, però sono contento di aver raggiunto un posto dove ho qualcosa intorno dove potermi rifornire e prendere le cose che ci servono, anche perché ho intenzione, dato che ci fermiamo, di riparare finalmente un po' la tenda, di riparare anche lo zaino, perché lo zaino sta cadendo a pezzi. Insomma, un po' di cose da riparare, da mettere in sesto, e quindi va bene così. Il posto mi sembra abbastanza tranquillo e questo. Oggi sono davvero stremato, quindi non ho più voglia di camminare, non ho manco voglia di cucinare, non ho voglia di fare niente. Adesso mi mangio giusto qualcosina, mi metto in tenda e mi metto a riposare. Ho proprio bisogno di dormire, anche perché per via del lettino non sto dormendo granché, quindi niente, adesso mi metto a riposare e domani poi è un altro giorno e noi ci vediamo tra un po'. A dopo. Buongiorno mondo. Ma quanto è bello il posto che ho selezionato per sostare, raga. Mamma mia, è super tranquillo, sono vicino al paese. Spettacolo. Che facciamo oggi? Sono andato a comprare un po' di cose da utilizzare per riparare la nostra tenda e tutto il resto, e praticamente ho preso anche qualcosina per riparare il nostro ginocchio. Ho preso un gel all'arnica per dare un po' di sollievo ai nostri problemi. Ne approfitto un attimino per spiegarvi il perché sto avendo problemi al ginocchio, dato che me l'avete chiesto in tanti. Qualcuno mi ha detto anche che per via del peso dello zaino. Adesso vi voglio spiegare una cosa. E praticamente ho questo problema perché il mio ginocchio è stato operato tempo fa, mi è stato ricostruito il legamento, ho 2 viti all'interno, quindi è normale che ogni tanto mi dia degli acciacchi. Perché è successo ora? In 5.000 km percorsi, quindi raga, questo vi fa capire che non è perché ho strafatto, ci sono state tappe da 70-80 km,
non mi è successo mai niente, il dolore ce l'ho sempre, un po' di dolore c'è sempre, ma mi è successo ora perché quando abbiamo terminato la tappa a Gran Canaria mi sono dovuto fermare prima di raggiungere il punto di sosta. Sono stato fermo mezz'ora perché avevamo una premiere, anzi per chi non lo sa tutti i video che pubblico ora sono in premiere, quindi se voi attivate la campanellina appena esce il video, solitamente alle 22 ogni 2 giorni, siamo in live messaggistica per tutto il tempo della durata del video, quindi attivate la campanellina, venite lì perché volete farmi le domande, stiamo tutti insieme e via dicendo. Comunque sia, mi sono fermato sta mezz'oretta e che è successo? La temperatura era molto bassa, quindi il ginocchio dopo tutta quella fatica si è raffreddato perché sono rimasto tanto fermo. Una volta che sono ripartito con lo zaino in spalla ho dovuto fare altri 4-5 km in salita per raggiungere poi il mio punto di sosta. In quel breve tratto il ginocchio ha accusato un po' il colpo e si è un po'... Quindi è normale che ho un po' di dolori, ho un po' di problemi, un po' di gonfiori, e non è per via del muscolo, non è per via di botte che ho preso, per via del peso che ho portato, ma semplicemente perché si è raffreddato tantissimo e poi subito ho ripreso di nuovo il cammino. Infatti ho comprato anche una fascia da mettere quando vado a fermarmi, appunto per tenere il ginocchio caldo e pronto per ripartire. Per quanto riguarda il peso dello zaino mi sono spostato un po'. Raga, in tanti mi avete scritto che non dovrei portare più del 10-15% nel mio peso corporeo sulle mie spalle. Perché mi avete scritto questa cosa? Perché io lo so che voi l'avete sentita dire tante volte sui social, l'avete letta su internet, lo dicono alcune pagine di cammini e roba varia, però vi dico io adesso scemo alcune cose che dovete prendere in considerazione. La prima è che ovviamente quando sentite dei consigli non dovete subito prenderli e farne vostri e pensare che siano effettivamente giusti in ogni causa. Il 10-15% del peso è un consiglio che va dato e che devono prendere in considerazione chi sta per fare per la prima volta un cammino, chi non ne fa tantissimi, chi non ha esperienza o chi non ha un fisico abituato per fare questa cosa. Bisogna prendere in considerazione anche la persona che fa questo cammino, perché se la persona è magrolina, non ha muscoli o altro, a malapena deve superare l'8% del peso corporeo, quindi non è soltanto il 10-15%, ci sono tante cose che vanno viste sotto. Ora, per quanto riguarda il peso che porto io, vi faccio un esempio. Uno che va in palestra per la prima volta, che fa? Non è che inizia ad alzare subito 50-60 kg, ma appunto rispettando il proprio corpo inizia con un piccolo peso, che ne so, 10 kg, poi più avanti, quando il corpo si è abituato, alza i 20, alza i 30, alza i 40, i 50, i 60 e via dicendo. Stessa cosa riguarda anche quello che faccio io, perché per me è una cosa costante, ogni giorno zaino e spalla e via. Quindi il corpo si è adattato e voi dovete prendere in considerazione quello che viene mostrato, cioè che ho percorso già più di 5.000 km in questo viaggio, 10.600 nello scorso e non sto avendo problemi alle spalle, alla schiena, non sto avendo problemi di affaticamento per via del peso dello zaino, faccio tappe da 50, da 60, da 70, anche da 80. E quindi questo cosa vuol dire? Che effettivamente il peso dello zaino non mi crea nessun problema. Ora come ora, più o meno sto cercando di tenerlo intorno ai 20, massimo 25 kg per riuscire a fare delle tappe abbastanza lunghe, ma anche se arrivassi a 30, cosa che è già arrivata tempo fa, non ho problemi nel portare lo zaino. Comunque, spiegato un attimino lo zaino. Allora, opla. Passiamo alle riparazioni. Ora riparare qualche piccola cerniera del nostro zaino, che guardate qua se ne è venuta fuori, e ci sono, dove vedete i fazzoletti, dei buchini. La tenda è piena di buchi, praticamente sono un po' dei buchi strani, come se qualcosa ha mangiato il tutto per entrare all'interno. Non sono tutti uguali, c'è qualcuno più grosso, qualcuno più piccolo, e praticamente negli scorsi giorni all'interno della nostra tenda sono entrate un sacco di formiche. Ieri mi sono trovato 2 ragni addosso e quindi è arrivato il momento di riparare il tutto.
Mamma mia. Opla. Ecco qua. Ok. Ragazzuoli, contro sole, guardate qua quanti buchi, porca miseria. Abbiamo pulito un po' la zona, abbiamo lasciato asciugare il tutto, quindi in maniera easy procediamo con l'applicazione di questo adesivo. Vediamo un po'. Mamma mia, oh. Ammazza come un gol, oh. Ragazzi, questo è il risultato dall'interno, guardate qua. Allarghiamo un po' le venature. Ah, mamma mia, spettacolo. Dove sta? Buchino, buchino, vieni qua. Più o meno ci siamo. Ho chiuso tutti i buchi, qui ce n'è uno, qui ce n'è un altro, qui il buco principale e ragazzuoli guardate qua quanti ce n'erano, porca miseria, mamma mia, impressionante. Prossima riparazione importante, raga, perché altrimenti mi tocca comprare un altro portaborraccia. Qua, questo. Mamma mia, come incolla, oh! Assurdo. Mamma mia, ragazzi, questi adesivi sono eccezionali. Allora, è il momento di passare alla cerniera. Allora, questa funziona, quella funziona, questa qua sta mezza rotta. Come la ripariamo? Allora, allarghiamo un po' questa cosa qua. Opla, ok, perfetto. Infiliamolo all'interno. Mettiamo una pietra sotto in questo modo e con un'altra pietra stringiamo un po' il tutto. Opla. Ci vorrebbe una pinzetta. Oh, guardate, adesso sta chiudendo. Guardate qua. Oh, mo sì. Adesso sì, funziona. Questo qua, guardate qua, non chiude. Ok, ragazzuoli, adesso chiude. Perfetto, sì, chiude. E passiamo all'ultima riparazione di oggi, il nostro cucinino. Perché devo riparare il cucinino qua, il fornellino? Perché praticamente si è arrugginito, l'ho fatto già una volta
e la ruggine è entrata all'interno dei nostri buchetti e anche all'ingresso appunto del fornellino, quindi molte volte si spegne, molte volte la fiamma non viene fuori benissimo e quindi devo dargli una pulita. Come lo puliamo? Sarebbe buono avere qualcosa di tipo alcol, non lo so, un prodotto per rimuovere il tutto, però momentaneamente facciamo solo una pulizia con un vecchio spazzolino che ho con me. Visto che ce l'abbiamo, ne compriamo uno nuovo e questo vecchio lo utilizziamo per questo lavoro. Sentite come fa questo rumorino? È praticamente perché non passa bene il gas, molte volte mi si spegne perché mi si ottura il tutto e non va. Ieri ho fatto una mini pulizia perché ho cucinato qualcosina, però oggi ne facciamo una un po' più approfondita. Allora, facciamo uscire un po' di gas. Oh, no, vabbè, raga, la differenza è tantissima. Guardate qua. Ah, perfetto. Sono soddisfatto. Ho riparato il tutto. Lascio un attimo a ricaricare la roba, tanto qui non viene nessuno, spero. E niente, sto scendendo giù perché voglio visitare un pochettino questa parte della zona. Non la visiteremo tutta, domani poi visiterò il resto e facciamo un po' di spesa per cucinarci qualcosa. Salva, io quasi quasi. Wow. Che è leggermente fredda, però si può, dai, si può fare. È fredda, fuori fa caldo, ma nell'acqua si sente, però mi sto abituando abbastanza in fretta. Poi comunque sì, è buono che mi lavo un po', Oh, e che... Vabbè dai, a pezzettoni, va. Che ci mangiamo oggi? Allora, ho tagliato un po' di pomodori, secondo me potevo anche evitare di metterli perché sono giganteschi. Abbiamo del mais, abbonda, vada. Abbiamo dei piselli, abbonda, vada. E abbiamo dei formaggi misti, tagliati a cubetti. Abbonda, vada. Porca miseria, ma questo è un piatto da ristorante, un piatto da re. Che vi devo dire? Buon appetito, il piatto pulito. Guardate qua. No, vabbè. È buono. Buonissimo. A posto. Raga, il sole ci sta salutando, guardate là che meraviglia, mamma mia, wow. E niente, domani ho deciso che resto ancora qua, voglio prendermi un'altra giornata di riposo e vediamo, forse ho intenzione di fare qualcosa di particolare, ci divertiremo sicuramente, quindi mi raccomando guardate anche il prossimo video e ragazzoli miei, per oggi basta così. Ragazzoli miei, con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Se volete sostenermi, abbonatevi al canale dove riceverete dei contenuti extra. Detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!